Ciao a tutti, Dave. Oggi vi faccio il bike check della Legend 29 XL. Legend 29 XL, spendo un minuto per raccontarvi il perché è arrivata questa bici, visto che qualcuno è stato un attimino poco carino scrivendomi che io devo dire che le cose che ho sono belle. Non hai capito assolutamente niente. Chi mi conosce lo sa, chi non mi conosce, se mi conoscerà, lo saprà. Sono una persona molto diretta. Le cose che uso sulla mia bici sono le cose che io scelgo. Se posso me le compro, se me le danno perché le chiedo, sono molto felice e non nego di dire che sono stato fortunato. Quando l'anno scorso, a fine anno, novembre-dicembre, iniziai a pensare un attimino ai programmi per il 2021, ai programmi di lavoro intendo, sapevo che avrei avuto cose molto importanti da dover fare nel discorso test sospensioni. Mi mancava un telaio da DH, una bici seria per fare della velocità, e allora iniziai ad andare su internet a guardare un pochino di siti, un pochino di ditte. Chiaramente conosco tutte le bici in circolazione, è la mia passione come la vostra. E allora ho iniziato a guardare un po' tutte queste compagnie, cosa proponevano, e mi sono chiaramente fatto una decisione. Ho detto: guarda Dave, mi sono autoparlato, prendi questa, questa, punto. Questa, sono già tre. In realtà io ne ho tirate fuori due di bici. Ne ho tirate fuori due, una di queste era il Banshee. Allora a quel punto ho scritto alla Banshee, visto che c'è poi chi dice che racconto palle, questa qua è la mail che ho fatto alla Banshee, con tanto di logo di Banshee che mi ha risposto, dove io praticamente gli dico: I really like the Legend, spot on geometries, long, super long, long, extra long, chainstay and so on. Well done guys. For this reason I'm looking for a great company that makes great bikes to support my work by providing me a DH frame for the 2021 that will be used for all video work, suspension test and wheel testings in 2021 and so on. Poi c'è la loro risposta, quindi morale, io gli ho chiesto se mi davano un telaio perché volevo fare tutta una serie di test per lavoro quest'anno. Loro hanno osservato chi ero, cosa facevo, è nato il mutual agreement, no? La reciproca stima. Quindi il Legend è arrivato, e io sono stato estremamente contento perché quello che io avevo valutato come essere il migliore della mia lista è arrivato gratis, non lo nego, ed è qua. Ed è qua, e adesso vi presento il Legend che userò quest'anno. Iniziamo dalle geometrie con un pochino di numeri, perché i numeri sono i più importanti. Questa bici è 1,33 m di interasse ruote per un 480 di reach su un 6,45 di stack. Io sono 1,78 m, secondo me questi numeri uniti a una pipa da 10 mm sono spot on, perfetti. Per quanto riguarda il retro della bici, cosa molto diversa direi da qualsiasi altra bici in circolazione, è il carro. È un carro da 473 mm. Tra l'altro quando io mi comprimo e vado al SAG si allunga ancora un pelino, circa 4,75. La norma è 4,30, 4,40, 4,50, qualcuno esagerato 4,55, questo è 4,75. Che cosa significa il carro lungo? Tutti dicono non curvi più, sbagliato. Come si ottiene il grip sulla ruota anteriore, che è quella che ci fa curvare? Si ottiene mettendoci del peso. Se io sono esattamente in asse coi pedali col mio peso e ho una certa distanza a andare all'asse dietro e una certa distanza davanti, cosa succede se io allungo il davanti? Che il mio peso verrà ripartito di più dietro. Peccato che questa bici è l'opposto, è lunga davanti ma hanno allungato anche il dietro, e quindi il mio peso ritorna in una posizione quasi di triangolo, chiaramente è 2/3 e 1/3, ma io sono centrale e distribuisco il mio peso tra davanti e dietro, quindi non serve mettere una pipa più lunga per mettere peso sull'anteriore, perché la pipa più lunga, le mie braccia, un po' di testa fanno pochi chili, ma se io sposto tutto il mio corpo, o 70 kg, 80, 90, quello che siete, vanno davanti,
È così che si ottiene grip e si curva veloce con sicurezza. Quindi quando Keith, l'ingegnere di questa, uno dei 3 proprietari / ingegnere di questo capolavoro, decise di fare il carro lungo, aveva già capito lungo anche lui, scusate il gioco di parole. Quindi 4,73 di carro, 1,33, un bel reach che mi permette di stare comodo in bici, di potermi muovere essendo sempre protetto dentro questo io che chiamo triangolo. Poi le altre cose sono inutili, 63 di sterzo è un classico da discesa, movimento molto basso perché se sei dentro questo triangolo con i piedi bassi dentro tu hai molta stabilità, puoi fare le curve come su un binario, quindi sono numeri estremamente buoni. La tecnologia che è stata infilata in questa bici dall'ingegnere che si chiama Keith Scott, lui ha iniziato a pensare che l'alluminio migliore che esista per fare un telaio è il 7005, contrariamente a molte aziende che usano il 6061, lui ha detto non mi interessa se è più difficile lavorarlo e costa di più, io voglio il massimo per i miei rider e quindi la faccio in 7005. È un alluminio estremamente duro e il modo in cui è costruito avvalora ancora di più questo tipo di materiale. Il cage, che è la gabbia, questa qui, che contiene l'ammortizzatore all'interno, è il fulcro della bicicletta. Tutte le forze quando io vado, i miei piedi, il mio peso, l'ammortizzatore che si comprime e vuole spingere dai 2 poli opposti, tutto viene tenuto dentro quella gabbia. Questo significa che non ci sono forze residue che spingono nei vari punti del telaio. Ad esempio, se io mettessi il mono così avrei molta forza che vuole spingere il tubo qua e via dicendo. Quella gabbia è forse il fulcro, è il marchio di fabbrica della Banshee. Difatti anche sulle altre da enduro c'è quel cage, c'è quella gabbia e tutti gli ammortizzatori sono messi bassi, ma messo basso ha un altro vantaggio, il vantaggio della maneggevolezza, perché se io questo chilo di ammortizzatore lo sposto qua sotto, praticamente in mezzo alle caviglie, la bici, quando voglio spostarla, praticamente è un aeroplanino di carta, si gira col pensiero, nonostante gli interasse, il caro lungo e tutte le altre cose. È molto buono avere l'ammortizzatore in quel punto. Per quanto riguarda la costruzione, lui ha voluto per decisione, e io la sposo da 1000 anni, utilizzare il mono 241x76, che è il mono universale da discesa da milioni di anni, uno dei più lunghi in circolazione, se non il più lungo, perché normalmente adesso c'è il 250x75, questo qua è 241x76, quindi è 1 millimetro ancora più lungo. E tra l'altro ha utilizzato un rapporto di leva molto basso, perché la ruota è 195 di corsa in 29 su 76 di mono, quindi è 2,6 circa a 1 il rapporto di leva. Su quelle da enduro si scende addirittura al 2,4. Il basso rapporto di leva significa che io con l'idraulica ho più modo di controllare la forza che la leva mi imprime sull'ammortizzatore, quindi meno alto il rapporto di leva, meglio l'ammortizzatore può gestire una situazione di isteresi e meno l'amplificazione di un eventuale difetto nell'ammortizzatore viene fuori alla ruota. Quindi meglio il 2,5 a 1 che il 3 a 1. Questa è la mia idea, ma credo che qualsiasi ingegnere sia d'accordo su questo discorso, anche se le bici di oggi tendono ad avere dei rapporti un po' più alti, lui ha voluto mantenere rapporti bassi. Altra cosa per cui quel giorno che feci le ricerche su internet mi fece venire il sorrisino, non solo vedere che montava il mono 241x76, ma anche, ne dico un'altra, che il mozzo dietro era un 150x12, che è il classico da discesa da milioni di anni. Non c'era bisogno secondo me di fare il super boost, lui ha mantenuto questo e vi dico che questa bici ha una rigidità impressionante anche col 150. Per quanto riguarda la costruzione, una cosa che non si vede ancora sono i forcellini, i foderi. Il chainstay all'interno ha una nervatura aggiuntiva, quindi è come vederne 2 uno attaccato all'altro. Sono quasi indistruttibili, è veramente fatta bene. Per quanto riguarda il leveraggio invece, il leveraggio non è una bici estremamente progressiva, è una bici studiata dove la progressione è all'inizio per favorire quindi le minime libere, per favorire la digestione di tutte quelle radici, quelle pietre di piccola entità, ma quando andiamo sul fondo corsa, quindi da metà in su, la bici diventa lineare, contrariamente a quelle che sono progressive. Cosa significa la bici lineare da metà in su? Significa che quando prendo una grossa botta, se la bici è tutto progressiva, non è detto che io usi tutta la corsa, perché la progressione man mano che si somma diventa durissima.
Questa invece da metà in avanti diventa lineare e quindi acconsente l'utilizzo della corsa sulle botte molto grosse, ed è una furbata, veramente una furbata. Tra l'altro lui ha voluto dare un anti-squat abbastanza elevato, quindi questa bici, se volete pedalare e rilanciare, è impressionante perché non si bobba, cioè se uno più spinge sui pedali più c'è tiro catena, e quindi la bici invece di squattare e perdere trazione, comunque perdere assetto, rimane in assetto e va in avanti. Ci sono diverse cose che la fanno diventare una bici molto buona. Ripeto, quando io feci quella ricerca su internet e me le sono guardate tutte, sono andato a studiare i leveraggi, studiare l'anti-squat e tutte le altre, il tiro catena e tutte le altre cose, e avevo visto che questo affare qua aveva veramente del potenziale. Quindi grazie di nuovo a Banshee per avermela data. Iniziamo a vedere un po' di componenti, visto che ho parlato del cage, quindi della gabbia dove c'è il mono. Ho un ammortizzatore double barrel Heritage che mi ha dato Cane Creek. Chiaramente se non me lo dava me lo sarei comprato, perché secondo me questo qui è il mono migliore che c'è. Lo uso da circa 14-15 anni, non ho mai cambiato idea, mi piace essere costante. Chiaramente ne ho provati tutti i modelli. È una dimensione classica, un 241x76, altro motivo per il quale quando lessi sul sito Banshee della Legend che usava il 241, cioè il 9,5x3 in pollici, ho detto: questo ha capito tutto, non c'è bisogno di fare misure strane, basta usare il mono che è stato usato nelle bici da downhill per milioni di anni, che è il 241, e tutti sono contenti. All'anteriore abbiamo la classica Dorado RRT, Ruhlsman Race Treatment. Questa qui è una 200 mm di corsa, chiaramente a 29-29, non l'ho manco detto all'inizio, ma penso che si sia capito da subito. La Dorado è la forcella che uso da tantissimi anni, è un buon punto di partenza. Se poi monterò delle altre cose per fare dei test, chiaramente sentirmi a casa come giravo in DH tanti anni fa è la cosa più importante. A livello di, possiamo andare avanti con i componenti. Freni, io uso gli Hope V4, mi trovo bene da tanti anni, sono contento, hanno un buon feeling. Dischi da 200, in questo caso i dischi delle Ace, spessore 2 mm, mi trovo molto bene, niente roba flottante, niente cose strane, dischi in acciaio. Questo adesivino verde BU significa Become Unique, un grafico che fa grafiche specializzato in prodotti per bicicletta, ed è colui che mi ha stampato le grafiche rosse custom con scritto Ruhlsman, 2 di lato, una sotto, dietro, insomma tutto il reparto grafico della bici me la segue questa azienda del Portogallo. Spettacolo, e sono a posto. Per quanto riguarda il movimento centrale e le pedivelle, è un DMR inglese con il movimento della Praxis. Pedali mi sponsorizza Crank Brothers, quindi ho i mallet DH, anche lì se non me li davano me li sarei comprati, perché da 1000 anni secondo me sono i pedali migliori che esistono. Poi abbiamo la trasmissione Shimano, io uso il manettino XT e il deragliatore lo Z, perché tanto costa meno del Saint, e se si rompe me ne compro un altro, non è un problema, tanto più o meno sono simili. Il pacco pignoni invece è quella sciccheria che vende SRAM, quello non mi ricordo se si chiama X01 o XDH01, qualcosa del genere. Il 7 velocità dovrebbe essere un 10-20 27 mi pare, una roba del genere. Qua probabilmente sto dicendo numeri sbagliati. Comunque un 7 speed, catena sempre KMC dorata da Pimp che mi piace molto, ottime catene. Poi abbiamo l'STFU, il Shut the Fuck Up, per evitare lo sbattimento della catena. Il reggisella, il mio sponsor Bike Yoke non fa i reggisella non telescopici, quindi ci ho messo 2 belli adesivi. La sella è una sella di recupero che avevo sulla bici da strada, una sella della Specialized che ha preso già un po' di botte ma è molto solida. Anteriore, e così concludiamo il bike check, abbiamo la pipa da 10 mm della on-off. Quando entro in curva, quando guido sono molto più bilanciato, quindi questa è la soluzione. Poi abbiamo Pro Grip davanti che mi dà anche le manopole, che sono manopole anche queste che compro da milioni di anni, sono contentissimo. Ho un manubrio alto da terra 110-111 a centro manopola, che è la dimensione secondo me giusta per chi ha la mia età e non ha più 20 anni. E poi l'ultima chicca, e l'ho lasciata per ultima apposta, sono le ruote. DRC mi sta dando delle cose carine,
molto carine, e siccome mi piace spingere chi ha un cervello tecnico come Gabriele a produrre cose ancora più innovative, queste qua sono un set custom completamente non esistente in commercio da DH, che pesa 1,750 kg. Queste ruote hanno un canale da 25, perché io sostengo e non cambierò mai idea che il 25 ce n'è d'avanzo assolutamente per tutti. Che gomme ho messo? Ho messo i Kenda, sponsor di quest'anno. Gli ho chiesto se mi davano un po' di gomme, hanno accettato. In questo caso sto montando i pinner da 2,4, che comunque equivale a 2,5 delle altre marche, circa così a occhio e anche a calibro. Mescola super morbida, chiaramente downhill casing, DH davanti e dietro, una gomma meravigliosa, grip da paura. E poi, visto che avete visto tutti questi cavetti infilati sulla bicicletta, queste fascette, sostanzialmente questo qui è il sistema di acquisizione dati della AIM, si chiama Evo 4S, è un sistema che mi permette di registrare i movimenti di accelerazione e decelerazione, quindi a livello di G, in laterale, spostamenti verticale, quello che sia, del veicolo, del computer centrale, e oltre a questo registra velocità GPS, velocità fisica della ruota anteriore con un sensore che ho sulla ruota anteriore, e poi tutto ciò che fanno le due ruote. Quindi ci sono due potenziometri, uno sull'ammortizzatore e uno sulla forcella, che quando la ruota si muove dà l'input al potenziometro e il potenziometro registra che cosa succede. Con il computer si possono conoscere molte cose, se si studia l'argomento, del come la sospensione ha dissipato l'energia su un determinato tipo di urto. E il come è la cosa più importante, non è il quanta corsa ho usato, ma il come ci arrivo da 0 a 100 di quella corsa che ho usato. Senza computer non si può fare niente. Questa qui, quindi, è la bici che ho messo insieme grazie agli sponsor che mi hanno dato una mano quest'anno. Grazie a tutti, se avete domande nei link sotto. Ciao, alla prossima.